Bene, oggi proviamo uno dei giochi che attendevo con più impazienza dopo iRacing, cioè Assetto Corsa, che è uno dei due giochi di guida che io utilizzo in assoluto. iRacing lo uso principalmente per le corse online, Assetto Corsa lo uso principalmente per i track days, soprattutto quando è uscito il Nürburgring con l'Alfa Romeo GTA, spettacolo. Per chi non lo conoscesse, ma credo che lo conoscano tutti, Assetto Corsa è una simulazione automobilistica che è stata ideata da Marco Massarutto e Stefano Casillo della Cunos Simulazioni. È il successore di Netcar Pro, che è stato il primo gioco sviluppato appunto da Casillo e Massarutto e ne eredita fondamentalmente lo spirito, anche se il codice è stato riscritto da zero. È stato uno dei primi giochi a supportare il Rift quando è uscito, ha una comunità molto seguita. L'online non è molto curato, è il classico online con le stanze, i server in cui bisogna trovare la stanza giusta con la pista che si vuole, la macchina, eccetera, e quindi è un po' dispersivo. Non è come il racing che ha tutta una progressione anche nell'online e per questo lo rende preferibile da quel punto di vista. Però a mio modesto parere, come livello simulativo, Assetto Corsa è il top. Veramente fatto benissimo. Ieri ho provveduto a configurarlo in modo da essere pronto per fare il video oggi. Ancora è in fase early support, quindi un supporto diciamo preliminare al Rift e infatti ci può essere qualche problema. Una cosa che ho notato è che non si possono attivare contemporaneamente anti-aliasing ed effetti di post processing e anche con l'anti-aliasing attivato nel gioco l'immagine è un po' morbida, diciamo, non è molto dettagliata, quindi l'ho disattivato. Ci sono un po' di seghettature, ma comunque l'immagine è veramente ottimale. Oggi provo a fare qualche giro in pista e vedere subito com'è la sensazione rispetto al Live for Speed. Non pensavo che facessero il supporto così presto, ero convinto che iRacing uscisse prima, invece Assetto Corsa diciamo che li ha battuti sul tempo. Per l'occasione ho tolto entrambi i monitor laterali dalla mia postazione e credo proprio che li toglierò per sempre. Andiamo a fare un giro in pista. A differenza di Live for Speed, la maggior parte delle opzioni si configurano tramite il monitor, mentre dentro il Rift si vede soltanto il menu che c'è quando siamo già all'interno dell'abitacolo. Mentre in Live for Speed, se vi ricordate, l'interfaccia era fatta in modo che si fosse all'interno di una specie di cinema virtuale, quindi tutti i comandi, sebbene erano comunque comandabili tramite mouse, erano comunque visualizzati su uno schermo in cui si aveva il tracciamento della testa. Se non ve lo ricordate, guardate il video dietro la mia testa. Prima di avviare il gioco mi conviene andare su Steam e avviare la modalità VR perché in questo modo lui metterà l'audio sulle cuffie del Rift, altrimenti me le ritroverei sulle casse del computer. Una volta che si avvia la sessione bisogna mettere subito il Rift perché lui fa subito una calibrazione della posizione. Quindi se io lo tengo in questo modo praticamente e dopo lo metto in testa la vista è tutta sballata, quindi devo metterlo nella stessa posizione in cui mi troverò quando sto per iniziare. Quindi ora clicco Start e metto subito il Rift. Ok, perfetto. Ora sono all'interno dell'abitacolo. Le scritte sono leggermente più sfocate rispetto a quelle che c'erano in Live for Speed. In questo menu non ci si muove tramite lo spostamento della testa, ma sempre tramite il mouse che qui è renderizzato come un puntino giallo gigante. Andiamo a guidare. Perfetto, il volante funziona. Ah, qua perfetto, il rendering qua è perfetto, invece il Live for Speed, se vi ricordate, vi dicevo che praticamente l'abitacolo sembrava che si muovesse, diciamo che si comprimesse, si strecciasse, qua praticamente perfetto, la macchina è bellissima, veramente gli interni sono favolosi, non mi immaginavo, il corpo virtuale è perfettamente allineato al mio, il volante è in una posizione leggermente diversa ma comunque molto, molto stabile, i piedi sono praticamente quelli, il volante, il cambio è qui, mentre io invece ce l'ho qui. L'interno è veramente fatto benissimo, tutto tridimensionale, tutte le varie, non sono tutte quelle texture appiccicate come c'era in Live for Speed, a parte questo sportellino qui questo porta oggetti, ma tutto il resto, vabbè, ovviamente i finestrini perché non sono in 3D, quindi se io muovo la testa l'immagine rimane la stessa come se fosse un monitor, però anche qua le alette parasole sono tridimensionali, anche questa piccola maniglietta qua per aprire il finestrino triangolare, tutte le maniglie, veramente tutte tridimensionali, fatte veramente bellissime, anche le texture dei sedili, anche il retro, mamma mia, veramente spettacolare.
Qua lui fa praticamente il movimento per mettere la marcia, però poi in realtà la rimette sempre in folle. Mamma che bel suono. Cioè ragazzi, io posso dire ufficialmente che abbandonerò i 3 monitor. È uno spettacolo incredibile. È una goduria pazzesca. Poi questa macchina è a dir poco spettacolare. No! Ok, mi sono lasciato prendere un po' la mano. Ma è veramente uno spettacolo. Mamma mia, questi saliscendi sono veramente incredibili. Vabbè, ora la macchina è leggermente rotta dopo quello schianto iniziale incredibile. Quindi forse mi converrebbe resettare, ma non voglio uscire. Non voglio assolutamente uscire, questi cordeli fatti veramente splendidamente. Poi il gioco già Assetto Corsa lo conoscevo ed è spettacolare. C'è un po' di effetto aliasing perché non è configurato. Però è veramente... Io spero che Racing sia bello anche solo la metà di questo. Ovviamente qua non mi ricordo tutte le curve, di solito mi ricordavo la prima parte del Nürburgring, ma mi sembra che non mi ricordo neanche quella più. Anche gli alberi fatti benissimo, tutti tridimensionali. Non c'è veramente alcun paragone con Live for Speed, cioè sono almeno 2 categorie sopra. E il modello di guida, che dire, è veramente spettacolare. Questo è un gioco che, se avesse l'online di iRacing, sarebbe veramente il top assoluto. E pensare che è un gioco italiano. Hanno fatto veramente un supporto con le palle, ed è solo un supporto preliminare. I piedi ovviamente non accelerano, questo avrebbero potuto farli però i freni, i piedi che accelerano e frenano, però vabbè, forse sarebbe stato chiedere un po' troppo. No ragazzi, una grafica sbalorditiva veramente. Una grafica sbalorditiva, un modello di guida sbalorditivo, un supporto per il Rift sbalorditivo. Perché l'online deve fare pena? Perché? Gli effetti di luce sono veramente bellissimi. Anche qua praticamente ho il sole che pare quasi che mi accechi. Quando l'asfalto riflette la luce solare e non ti fa vedere la curva. È qualcosa di incredibile. La macchina non cammina praticamente, tra un po' si spegnerà. Posso anche uscire dal finestrino praticamente. È favoloso. È bellissimo. Sono veramente entusiasta di questa versione di Assetto Corsa per il Rift. No, per ora veramente la macchina si sta spegnendo. Quindi mi fermo un attimo. È spettacolare, davvero spettacolare. Prendo un attimo una tastiera. Certo, avrei preferito un menu come quello di Live for Speed, che è l'unica cosa che ha di meglio rispetto a questo, ma per il resto veramente non... quello è un giocattolo a confronto. Perfetto, quando si esce praticamente si ritorna nel menu sul monitor. Qui c'è questo togliere e mettere che non mi piace particolarmente. Proviamo a cambiare auto. Una bella Exige. Se è possibile ancora più piccola dell'Alfa Romeo GT, incredibile. Ancora più bassa, ha le gambe ancora più alte delle mie. Spettacolo. Anche questo interno curatissimo. Qua praticamente ho il finestrino qua ad altezza spalla perché sono molto in basso nella macchina. Mamma mia.
spettacolare questi saliscendi. Quando fai praticamente un saliscendi ti sale anche lo stomaco, però ho meno nausea ora di quando sono in una macchina vera. Il paragone con Live for Speed è davvero imbarazzante. Per un attimo ho creduto fossero le mie mani vere queste e mi sto veramente immedesimando all'interno. Qua la macchina non ce la fa. Dovrei mettere la quarta? No. Troppo aggressivo su questo cordolo. Praticamente ho spostato la mia postazione per frenare. Ora proviamo un attimo con un'auto un po' più cazzuta, ma sempre con marce manuali. Il cruscotto di questa Ferrari è perfetto. Oh, vedo anche il motore dietro. Ok, andiamoci piano questa volta. Non potete vedere gli occhi in questo momento, ma sono... Mamma mia! Andiamoci piano per modo di dire, ovviamente. Una belva, eh. Cioè, veramente, viste dal Rift, le macchine assumono tutta un'altra... Hanno... Sono... Ho quasi paura. Sembra che mi possa scappare da un momento all'altro. Cioè, quando fai il salto praticamente mi sento di sollevarmi tutto. Mamma mia, che suono. Io non vedo l'ora di provarla poi con i bus shakers sul sedile, che ora, come vi ho detto l'altra volta, non posso mettere perché altrimenti sentireste tutte le vibrazioni, ma una volta che li attacco, ciao. Anche con questa macchina in quella curva c'ho sempre questo leggero giramento di testa. No, davvero ragazzi, gli manca uno sputo per essere realistico. Uno sputo davvero. L'illuminazione dinamica è fatta in maniera esemplare. Gli manca solo la risoluzione a questo gioco per essere realistico, solo la risoluzione. Ovviamente non è un limite del gioco, ma è un limite del Rift. Sta finendo il giro più spettacolare della storia. Prendiamo un po' di vento. Senza parole, davvero senza parole.
La cosa che mi colpisce di più è che anche tutte queste giravolte, ora ho provato a farla per verificare se effettivamente avessi mal di testa, ma non ho assolutamente nessun problema. Sono assolutamente a postissimo, a parte il caldo perché fa un caldo allucinante, ma è veramente un'esperienza godibilissima. Se solo ci fosse l'anti-aliasing, ma sicuramente la prossima versione lo implementeranno. Ragazzi, da orgasmo. Da orgasmo. Ovviamente sto salutando il pubblico, che è l'unica cosa in 2D di questo gioco, ma per il resto 10 e lode. 10 e lode. C'è davvero pochissimo da aggiungere, l'esperienza è spettacolare. Veramente non immaginavo, perché dopo che ero rimasto, non dico scottato, ma comunque non ero, avevo un po' dei dubbi dopo aver provato Live for Speed, Assetto Corsa è spettacolare. Già aveva il modello fisico più bello in assoluto, anche rispetto ad iRacing, che è quello che utilizzo normalmente, ma combinato con la grafica spettacolare che sul monitor sì ha il suo effetto, però dentro il Rift è qualcosa di incredibile. Soprattutto l'illuminazione mi ha colpito, perché veramente una delle cose che più diciamo assomigliava alla realtà era quando il sole rifletteva sull'asfalto e quasi ti accecava. Ovviamente non ti può accecare perché la luminosità massima del Rift è limitata dallo schermo, anzi da questo punto di vista il Vive dovrebbe avere una luminosità maggiore e quindi avere un effetto molto più accentuato, ma il resto è veramente incredibile. Ci sono stati momenti in cui davvero credevo di essere all'interno di una macchina. Ero convinto di avere le mie mani. Questa cosa non mi era mai successa in Live for Speed, perché non c'era le macchine, gli abitacoli renderizzati bellissimi, veramente fantastici. L'F40, la GTI, l'Exige, spettacolari veramente. Poi la sensazione di andare fuori dal finestrino l'avevo provata anche con Live for Speed, ma qui è veramente incredibile. Una volta che implementeranno anche gli specchietti in 3D, che quindi cambieranno prospettiva quando si gira la testa per guardarli e non sembrino soltanto dei monitor attaccati agli specchietti, sarà veramente perfetto. L'unica cosa che manca, davvero l'unica cosa che manca, è la risoluzione. Per quello non ci possiamo fare niente, perché il Rift comunque è quello. Ma mentre prima col DK1 e il DK2 io non potevo giocare con quella risoluzione, era impossibile. Qua invece col CV1, cioè i 3 monitor, ciao, se ne vanno. È veramente un cambio di paradigma. Ora, e sicuramente ancora possono fare qualcosa per la risoluzione, perché ho letto che si può impostare una risoluzione maggiore, che poi lui la scala alla sua risoluzione nativa del display. E infatti anche ho visto ad esempio le scritte, anche quelle un po' più grandi rispetto a quelle di Live for Speed, erano leggermente sfocate, quindi vuol dire che ancora devono ottimizzare qualcosina, quindi ancora si può spremere qualcosa. Sono veramente fiducioso. L'interfaccia combinata monitor Rift non mi entusiasma, perché io volevo sbarazzarmi anche del monitor centrale, invece fino a che non mi implementeranno un'interfaccia totale dentro il Rift non lo potrò fare ovviamente. E quindi da questo punto di vista Live for Speed l'ha azzeccato, perché hanno mantenuto lo stesso menu. Certo non era proprio un granché com'è, però comunque potevi tenere il Rift per tutto il tempo, invece qua devi togliere, mettere, ma comunque all'interno spettacolare. Sicuramente proverò a fare anche all'interno dei server, perché poi ho anche un paio di amici con cui proverò anche il microfono è davvero diciamo che ora l'attesa per iRacing è molto più attenuata, perché veramente dopo questa esperienza sono soddisfattissimo. Complimentoni ancora veramente a Marco e a Stefano, perché hanno fatto un gioco eccezionale. Io nel frattempo l'ho fatto provare, prima che uscisse, diciamo, Assetto Corsa per il Rift, ho fatto provare Live for Speed ad altri miei amici, poi magari metterò il video fra una settimana o due. Per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo video.